Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Secondo video di giornata, dopo aver parlato di calcio giocato con l'amichevole tra Inter e Olympiacos di ieri sera, torniamo a parlare di calciomercato, anche perché ci sono diverse novità per quanto riguarda le operazioni in uscita, operazioni che corrispondono ai nomi di Zalewski, Aslani, Frattesi, Pavard, insomma ci sono diverse novità. Andiamo ad analizzarle con ordine e naturalmente vi ricordo anche, se poi vi sarà piaciuto il contenuto, di lasciare un bel like al video, iscrizione al canale e, se non vorrete perdere poi nessun contenuto futuro, anche la campanella delle notifiche attiva. Iniziamo appunto da Nicola Zalewski. C'è l'Atalanta sul calciatore polacco, i bergamaschi sarebbero pronti ad offrire 16 milioni di euro, non c'è ancora un'offerta ufficiale. L'Inter non chiude alla trattativa. È un'operazione slegata da quella per Ademola Lookman, seppur a mio avviso potrebbe essere un'operazione che ci direbbe molto anche per quanto riguarda la trattativa per portare a Milano l'attaccante nigeriano. Perché dico questo? È chiaro che se la trattativa per Zalewski dovesse filare, tra virgolette, completamente liscia, è chiaro che i rapporti tra Inter e Atalanta non sono così compromessi, è chiaro che non c'è stato un vero e proprio ostruzionismo da parte dell'Atalanta per Lookman, anche perché se si cede Zalewski senza fare opposizione, magari accettando rapidamente l'offerta, due sarebbero le strade: o i dirigenti dell'Inter sarebbero completamente, passatemi il termine, fessi, e non lo sono assolutamente, Marotta e Ausilio, oppure significa che ci sono buoni rapporti con l'Atalanta. In realtà ci sarebbe anche una terza opzione, che grazie alla trattativa per Zalewski potrebbe riaprirsi il discorso per Ademola Lookman. In che senso? Magari la trattativa non è legata direttamente, quindi non si fa un'operazione congiunta tra Zalewski all'Atalanta e Lookman all'Inter, ma grazie all'operazione che porterebbe il calciatore polacco a Bergamo poi potrebbero riaprirsi i discorsi per Ademola Lookman e in un certo senso ammorbidire anche la posizione dell'Atalanta nei confronti del calciatore per risolvere finalmente quella telenovela di mercato, a patto che l'Inter abbia intenzione di portare ancora Lookman a Milano, e su questo ci arriveremo dopo. C'è anche un'altra soluzione in uscita, corrisponde al nome di Christian Aslani. Ecco, anche lì si sta muovendo qualcosa. C'è il Bologna sul calciatore, richiesta dell'Inter di 18 milioni. Il Bologna sarebbe pronto a fare già un'offerta ufficiale, offerta che non arriverà ai 18 milioni dell'Inter, sarà decisamente più bassa, però con i rossoblù che potrebbero inserire una percentuale sulla futura rivendita, percentuale addirittura intorno al 30%. Chiaro che non arriverebbe l'introito che l'Inter aveva inizialmente prospettato, però comunque sarebbe una soluzione, perché sarebbe un trasferimento a titolo definitivo, quindi nessuna formula sconveniente per l'Inter di eventuali prestiti con diritto di riscatto, e in un certo senso andrebbe anche un po' a risolvere quello che ad oggi può essere un mezzo problema nella rosa dell'Inter, perché Aslani è stato messo alla porta, gli è stato comunicato direttamente che non rientra nei piani dell'allenatore, perché è stato detto ciò anche in conferenza stampa, quindi insomma è stato reso pubblico il fatto che Aslani è sulla lista dei partenti, e tenere un calciatore in questa situazione di certo non farebbe il bene né dell'Inter né del calciatore stesso, e anzi prolungare la situazione fino agli ultimi giorni di mercato rischierebbe davvero poi di portare ad una cessione in prestito con diritto di riscatto. In questo caso invece, anche se il Bologna dovesse offrire meno dei 18 milioni, come probabilmente offrirà, però insomma magari se dovesse essere un'offerta intorno ai 12 milioni più la percentuale sulla futura rivendita, forse a questo punto si potrebbe anche cedere a Aslani, fermo restando che sarebbe l'ennesima cessione secondo me sotto costo fatta dall'Inter. Ancora una volta sarebbe stato gestito male il mercato in uscita, perché stento a pensare che Aslani sia un calciatore che non valga i 18 milioni che chiede l'Inter, che sia un calciatore da cedere a 11-12 milioni, soprattutto per come va il mercato attuale. Il problema finisci per cederlo ad una cifra così bassa perché purtroppo hai sbandierato al mondo intero che è un calciatore in uscita e che è un calciatore di cui devi liberartene, quindi chiaro che si rischia di abbassare un po' il valore del cartellino, però insomma
sarebbe in fin dei conti la soluzione al problema, e è una destinazione che comunque è accettata anche dal calciatore che già aveva rifiutato precedentemente il Betis. Le eventuali uscite a centrocampo non finirebbero con Aslani, perché occhio, c'è una situazione legata anche a Davide Frattesi. C'è il Newcastle sul calciatore, si vocifera di una prima offerta rifiutata, non sappiamo a quanto ammontasse questa offerta, però è una trattativa tutt'altro che chiusa, quindi col Newcastle che potrebbe tornare alla carica con una nuova offerta anche più alta, e questa è una situazione particolare perché di per sé Davide Frattesi è un calciatore che rientra nei piani dell'allenatore, però occhio, perché quando arriva un club di Premier, il Newcastle in particolare, il prezzo per il cartellino è sempre molto importante. Basti pensare che hanno acquistato Ciao per una cifra intorno ai 40 milioni, facile pensare che per Frattesi possa essere la stessa cifra, se non addirittura superiore. E quindi io faccio una riflessione diversa. Frattesi è un calciatore che a me piace tanto per caratteristiche, a tempi di inserimento che forse non ha nessun altro centrocampista della Serie A. Occhio, non dico che sia il miglior centrocampista naturalmente, parlo di qualità nell'inserimento. Il punto però è un altro. Ancora ad oggi facciamo fatica ad immaginare Frattesi titolare nell'Inter. Forse ecco, potrebbe essere una buona alternativa come mezzala, soprattutto con Kivu, che molto spesso in questi amichevoli ha dato ad una delle due mezzale il compito di andare ad invadere l'area avversaria. Però insomma rimarrebbe un'alternativa, si farebbe comunque fatica a pensare che possa ottenere il posto da titolare, e anzi forse nelle gerarchie, per quello che abbiamo visto anche da Sucic in questi amichevoli, rischia di slittare anche dietro al neoarrivo croato. Allo stesso tempo l'Inter dovesse giocare col doppio trequartista, quindi col 3-4-2-1, comunque difficilmente sarebbe il titolare sulla tre quarti. Questo significa che in caso di cessione al Newcastle si potrebbe fare un introito magari di 40-45 milioni per una riserva. Ecco, si farebbe davvero fatica a rifiutare, e magari poi quei soldi potrebbero essere investiti per un calciatore che magari può essere più congeniale al modo di giocare dell'Inter, quindi il centrocampista fisico, il centrocampista di quantità, o magari dirottare quell'investimento sulla difesa, visto che per quanto l'Inter, soprattutto nell'amichevole di ieri, ha giocato in maniera diversa e ha sofferto molto meno dal punto di vista difensivo, però sappiamo qualcosa servirebbe al reparto arretrato anche per proseguire anche in quel ruolo, diciamo, quell'opera di svecchiamento che l'Inter sta cercando di fare. Chiudiamo anche con l'ultimo nome in uscita, ci sarebbe quello di Benjamin Pavard. In realtà è un'uscita molto complicata in questo momento, perché l'interesse del Neom è serio, ma è il calciatore che non è interessato ad un trasferimento in Arabia, quindi tutto porta a pensare che invece Pavard rimarrebbe nella rosa dell'Inter, e tutto sommato diciamo che per quanto l'ultimo anno ha lasciato un po' a desiderare, ecco, ci si aspettavano standard più alti dalle prestazioni di Pavard. Comunque tenere un calciatore che ha esperienza, su cui comunque poter fare affidamento, non è certo un qualcosa di negativo. Arriviamo anche a quelli che poi potrebbero essere i movimenti in entrata, perché sono quelli che stanno facendo maggiormente storcere il naso a noi tifosi. Ecco, tanti nomi accostati all'Inter, molto spesso si è parlato di nomi ad un passo, poi è sempre tutto sfumato. In realtà l'Inter sta valutando come muoversi. Secondo le ultime indiscrezioni, domani ci sarà un vertice tra Marotta, Ausilio e Kivu, e qui nasce un altro punto interrogativo. Siamo praticamente al 18 agosto domani, e ancora si stanno facendo vertici per capire dove investire. Chiaro che magari ci aspettavamo una programmazione un po' più chiara già dai primi giorni di mercato, o già da qualche settimana. Ciò che però potrebbe aver fatto cambiare i piani sono anche le risposte che hanno dato i calciatori in questi amichevoli. Ecco, con Bonni e Pio Esposito sembra che l'attacco sia al completo, soprattutto se si continuasse sulla strada del 3-5-2, e quindi si potrebbe cambiare un po' la strategia. Lookman non è accantonato, ma ci sono valutazioni in corso, perché l'Inter potrebbe cercare ancora quel centrocampista un po' più di rottura per dare più equilibri.
Qualcuno ha riportato che Koné non è un affare completamente chiuso, io faccio fatica a pensare che quella trattativa possa riaprirsi, soprattutto per il modo in cui è stata bruscamente interrotta dalla Roma, perché Gasperini considera il calciatore fondamentale, perché c'è stata un po' una mezza insurrezione dei tifosi romanisti, soprattutto via social, quindi insomma anche per il malumore della piazza, faccio fatica che si possa riaprire la trattativa legata a Koné. Non è da escludere che possa tornare di moda il nome di Keita del Parma, quindi profilo certamente non importante come quello di Koné, non è un profilo internazionale, sarebbe un altro profilo da valorizzare, quindi si proseguirebbe su quella strada delle opportunità di calciatori da valorizzare, forse profilo neanche per essere subito il titolare dell'Inter, però che comunque poi potrebbe diventare in alcune situazioni funzionale. È il profilo che fa cambiare i giudizi al mercato? Probabilmente no. Ecco, un conto è parlare di Manu Koné, l'altro è andare a prendere Keita. Si è parlato anche di O'Reilly, ma insomma molto probabilmente l'Inter sarebbe più orientata su Keita o al limite su Fredrup, che è un profilo che a me piace tanto. Non è Manu Koné, però sinceramente lo preferirei a Keita, seppur poi Fredrup dà molto più dinamicità, ritmo che non fisicità in sé. Insomma, capiremo i piani dell'Inter, non è escluso che comunque si provi a chiudere per Lookman, che non arrivi altro per quanto riguarda il centrocampo e la difesa. Insomma, se domani c'è un vertice, significa che è chiaro che non sono nitidi i piani di questo finale di mercato. Fatto sta che qualcosa che si sblocca in uscita può sicuramente aiutare poi anche il mercato in entrata, perché sarebbero introiti in sede di calciomercato, e quindi significherebbe poter fare degli investimenti non attingendo, tra virgolette, dalle casse societarie. Chiudiamo anche con quella che è stata un po' la notizia della giornata di ieri, Marotta che entra ufficialmente in società acquisendo il 2% delle quote societarie. In realtà è un qualcosa che fanno molto spesso i fondi statunitensi, quindi includere qualcuno del management nella società, proprio con l'acquisizione appunto di fondi, in modo che se l'Inter assume valore, Marotta rientra tra i diretti interessati a fare questo, e addirittura la sua quota si è vociferato che al momento della cessione, che presumibilmente potrebbe avvenire tra qualche anno, Marotta possa incassare fino a 20 milioni per quanto riguarda il suo 2%. Quindi insomma non è un qualcosa che andrà a stravolgere i piani di mercato dell'Inter, non è un qualcosa che stravolge la società, è un qualcosa abbastanza usuale per i fondi americani. Fatto sta che questo però va a confermare naturalmente Marotta nel management, almeno fino a quando resterà OH3, il che non è detto che sia un qualcosa di negativo, anche perché poi al di là di qualche malumore, al di là di qualche operazione che anche al sottoscritto non è piaciuta per niente, ma parliamo comunque di un dirigente espertissimo e rimane comunque probabilmente uno dei migliori in Italia. Ragazzi, fatemi sapere anche la vostra nei commenti, sia sull'operazione in uscita, sia su cosa vi aspettate da qui a fine mercato, se ancora vi aspettate qualcosa. Insomma, come sempre, sfruttiamo la sezione per confrontarci. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter.